Buongiornissimo! Oggi partiamo attraverso la Svizzera e Germania e soprattutto il circuito di Nürburgring verso Olanda, dove visiteremo paesi incantevoli, parchi nazionali, vecchie tradizioni, immancabili mulini a vento per arrivare sulle enormi spiagge dell'isola di Texel, dove andremo a vedere le foche. Mettetevi comodi, che si parte! Ciao! Ora sì che siamo pronti a partire. Buongiorno! Buongiorno! E dopo le vacanze danesi dell'anno scorso siamo partiti verso l'Olanda! Perché Olanda? Me lo spiegheremo più avanti. Ma alcuni di voi sapevano che stiamo andando in Olanda e magari pensavano che noi siamo già lì a girovagare, ma non è così, perché per noi non esiste il spostamento, esiste soltanto il viaggio! E durante questo viaggio, oltre a farvi vedere le cose belle, per esempio in questo momento siamo davanti alle acciaierie di Dalmine, vi daremo anche un sacco di informazioni, ma alcune di queste informazioni ce l'avete chiesto proprio voi, come per esempio dove dormire lungo la strada. Ora noi faremo vedere alcune soste, quelle lungo la strada, proprio lungo la strada, in Svizzera, in Germania, poi si vedrà ancora strada facendo. Trovare la tangenziale di Milano così libera non è proprio una cosa da tutti i giorni. Tante volte per le leggi assurde mettono tutte le colonnine, sono praticamente attive, ma per farle funzionare ci mettono mesi e mesi di burocrazia. E noi siamo all'autogrill, ma qui praticamente ci fermiamo tutte le volte, perché ultimo autogrill, quello prima del Como, dove si compra la vignetta per la Svizzera, è sempre stracolmo. La vignetta quest'anno costa 42 euro, la potete acquistare in autogrill, presso le dogane o presso gli uffici ACI. Se la comprate su autogrill dovete pagarla in contanti. Comunque vignetta, una volta che la avete comprata, lo utilizzate durante tutto l'anno solare, ma anche tutto il mese di gennaio, e sono compresi anche trafori, quindi è parecchio conveniente. Ma ora spendiamo anche due parole su quella favolozza Pauracchio, che sì, appena compri camper te lo dicono, quando vai in Svizzera ti pesano, Ma se voi comprate la vignetta e fate l'autostrada, non cercate di fare tutte le stradine pur di non comprare la vignetta. Nascondervi? Sì, e allora a questo punto magari vi pesano veramente, perché pensate quanti tedeschi passano ogni giorno queste autostrade svizzere. Vabbè, ora siamo in Italia, sì, le autostrade svizzere. Se dovessero pesarli tutti nessuno verrebbe qua sicuramente. Sì, perché loro sono tutti quanti e fuori qualche peso. mese fa anche la signora Cristina Fustinoni, Lady Caravan e il nostro carissimo Bubris hanno confermato che questa qua è una favoletta, signori. Ma non basta soltanto comprare la vignetta, ma bisogna anche attaccarla, e noi ovviamente ci siamo fermati lungo la strada a farlo, perché parlando e registrando noi ci siamo ricordati l'autogrill. Un po' di traffico barriera con niente di speciale, soltanto qualche secondo. Tra poco siamo sopra il lago di Como e poi c'è la dogana. Eh sì, alla fine un po' di traffico verso la dogana c'era, ma tipo 5 minuti, quindi tutto sommato ci è andata di lusso. La vignetta la potete comprare anche dentro questo palaccione qua prima della dogana, e poi uscite di qua e vi mettete nella coda. E siamo entrati. Ovviamente una volta arrivati in Svizzera siamo arrivati anche nel Canton Ticino e soprattutto, come dice la parola, nella valle del fiume Ticino. Però non illudetevi che qui fa molto più fresco rispetto all'Italia.
perché l'anno scorso quando siamo passati da noi erano 39 gradi e qui erano soltanto 37. C'è un bel po' di vento, però devo dire la verità che questa volta non siamo preoccupati più di tanto, in quanto con le nuove sospensioni fino adesso non l'abbiamo neanche sentito. Speriamo che continua così, perché domani danno parecchio vento in Germania. I think it's time for me to go, burn all bridges, all I know, I got lost along the way. Ma perché c'è la coda a San Gotthard di giorno? Ovviamente di giorno c'è più traffico e abbiamo un'autostrada con due corsie, sia nella parte nord che nella parte sud, mentre la galleria è a doppio senso di marcia con una corsia sola e la galleria è lunga ben 17 km. Per fortuna gli svizzeri stanno costruendo il secondo tubo che dovrebbe essere pronto 2029 se non sbaglio. Ora, visto che c'è la coda, come da consuetudine, facciamo due cose. Prima è fare caffè, la seconda, se non sbaglio, è chiamare Beppe. Ovvio che dovete farlo a coda ferma, non quando si muove. E visto che siamo ancora in coda, volevo raccontarvi una curiosità. Già l'ultima volta vi abbiamo detto che nella galleria, anzi fatto vedere, le temperature arrivano anche a 37 gradi, ma prima volta quando siamo passati ci siamo spaventati seriamente perché fuori dalla galleria erano circa 15 gradi. Dopo abbiamo saputo che in questo tratto la magma è molto vicina alla crosta terrestre, quindi fa molto caldo. Dopo qualche anno tra le altre cose, guardando una trasmissione su Discovery, abbiamo scoperto che una delle maggiori spese nella costruzione del tunnel ferroviario era proprio il raffreddamento. E questa galleria ferroviaria è lunga 50 km, una delle più, se no più lunga del mondo. E nessuno si è lamentato per la costruzione. Come mai? Ce l'ha spiegato il Piero Angela. In Svizzera esiste una legge che se tu vai a modificare il territorio, il suolo, fare dei lavori, devi dall'altra parte andare a fare una bonifica, o meglio dire un miglioramento pari al disagio che hai causato. Questi signori ci ha appena detto che ci seguono. Ciao, buon viaggio! E finalmente siamo ripartiti. Poi alla fine ci ha aggiornato la nostra figlia da Roma che in galleria è successo un incidente e ci sono code da ore e ore e ore. Oh, ma la coda è interminabile anche dall'altra parte. Non ci è mai capitato, ma come abbiamo detto abbiamo saputo che c'era un incidente. E ci siamo fermati qua a San Gottardo Nord, appena scesi dalla montagna, per farvi vedere dove di solito, l'abbiamo fatto anche noi, si fermano camperisti per dormire. Anche se molto vicino all'autostrada noi non abbiamo avuto i problemi di dormire, abbiamo girato i letti verso la parte posteriore, poi comunque di notte il traffico diminuisce di parecchio. Ma ora andiamo a vedere un'altra cosa. Ogni anno qua troviamo una diversa, anzi più di una diversa scultura fatta di ferro vecchio e soprattutto di vecchi ingranaggi, e le potete anche acquistare. Questa per esempio costa 4.500 franchi ed è un bel San Bernardo. Invece leone 10.000. Però è bello. Ma guardate che meraviglia. King Kong. E complimenti ad artista. E ora riprendiamo autostrada. E non abbiamo messo molto a entrare in un'altra galleria, ma anche questa bella lunghina, non mi ricordo di preciso, ma sarà sui 12-13 km. Però essendo doppio tunnel con due corsie, praticamente uno non si accorge nemmeno che esista. Ed eccoci fuori, guardate che spettacolo! Io lo so che insisto un po' troppo con questo lago, però mi piace veramente tanto. Ma vi dico di più, qualche anno fa, quando siamo andati a visitare la Foresta Nera in seguito alle birrerie di Monaco, noi abbiamo preso prima della galleria un bivio che va sulla destra verso Zurigo e ci siamo trovati dove? Dall'altra parte del lago. Una strada meravigliosa, praticamente una parte corre proprio sotto le rocce, sembra il lago di Garda in Austria.
o meglio dire Svizzera. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling the stitches, time to let go, so come what may. Noi invece portiamo la macchinetta da caffè. Sì. Don't look before. E dopo Lucerna, direzione Basilea, troverete il primo autogrill dopo San Gottardo Nord dove ci siamo fermati prima. Ma qui vi consigliamo di fermarvi solo se volete mangiare e non per dormire, perché è tutto inclinato, non c'è un posto in piano. Ora ci fermiamo un attimo su questo autogrill, anzi facciamo un drive-thru, perché qui non ci siamo mai stati, non abbiamo mai dormito, ma da tanto tempo che l'abbiamo sulla lista degli autogrill dove si potrebbe dormire, ma non ci siamo mai fermati. Così approfittiamo a farlo vedere anche a voi. E se non avete capito come si chiama, è Gunzegen Nord ed è sempre il primo autogrill dopo quello che abbiamo visto a Lucerna, verso sempre Basilea. I got lost along the way. L'ultimo autogrill che vedremo in Svizzera, perché fino a Basilea sono altri 37 km e dopo praticamente si esce dalla Svizzera e lei è sempre al comando. Sì, preferivo l'anno scorso quando pioveva, sinceramente. È il sole che le disturba. Ma se avete qualsiasi domanda o volete informazioni per quanto riguarda le strade e percorsi, scrivetecelo nei commenti. E siamo arrivati a quello che consideriamo il punto famiglia. Come in Italia Tommy Maionese non c'era all'epoca, quando arrivavamo lì ci mettevamo tutti e quattro a gridare. Questo fatto lo volevo spiegare anche l'anno scorso, però non sono riuscito a parlare quanto ero triste. Adesso un po' mi sono abituato che viaggiamo da soli. Usciti dalla Svizzera, entrati in Germania, ora non resta che arrivare al punto notte. Se all'inizio del video vi sembravamo un po' sottotono ed anche da un po' che non facciamo le riprese da questa primavera, vabbè, a parte le Dolomiti. Eh sì, e perché noi abbiamo dedicato questa estate alle nostre ragazze, perché è un'estate particolare, visto che Tama tra poco si trasferisce a Roma e Giulia andrà all'università. E questa volta non andremo ad Europa Park e ora bisogna essere uomo e tirare dritto. E ora andiamo a dormire proprio davanti a questa concessionaria. E ora nella rotonda dei 3 benzinai, ovviamente andiamo prima a fare il diesel. E 200 metri dopo il benzinaio si gira a sinistra e si arriva all'area sosta. Alla fine siamo arrivati alla destinazione per questa sera e questa è una delle più gettonate soste lungo questa autostrada. Adesso non è che lo dico io, ma di solito di notte non solo si riempie tutta la parte dell'area sosta, ma vengono qui anche con le macchine quelli che vanno in Olanda o nella Germania del Nord e si mettono anche in queste posizioni qua. Noi abbiamo parcheggiato in questo modo semplicemente se arriva qualcuno per lasciare un po' più di spazio, anche se ovviamente è consentito parcheggiare anche così. Ma avete visto che mezzo che abbiamo davanti? E se qualcuno ha bisogno ci sono anche le colonnine per la corrente a pagamento, ma visto che la sosta è gratuita allora ci sta. E se avete bisogno di caricare e scaricare c'è anche la Sunny Station dietro un pagamento di €1. Insomma c'è tutto, ma adesso andiamo a mangiare. E se non si è ancora capito, la sosta è gratuita. Noi adesso andiamo a mangiare e ci vediamo domani. Ciao! Buongiornissimo, si riparte.
E ancora una volta dobbiamo ringraziare a quest'area sosta, probabilmente a questa concessionaria per questa notte. Andiamo fuori? Andiamo fuori. Buongiorno. In Germania c'è una marea di parcheggi ogni pochi chilometri dove trovate anche dei tavolini. Purtroppo questo è un po' più rumoroso perché è praticamente attaccato all'autostrada, ma di solito sono sempre un po' più dislocati. E siamo al caffè. Tu al secondo? Certo. Stiamo per ripartire, ma guardate quanta gente sta facendo colazione adesso. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. No, ma ragazzi, stiamo passando davanti a Hockenheim, non ci siamo nemmeno accorti, bellissimo. Alla fine abbiamo abbandonato l'autostrada 5, quella molto bella perché è stata rifatta ultimi anni quasi completamente e ora che non ci sono lavori noi siamo usciti. E ovviamente i lavori sono incominciati immediatamente come in tutte le autostrade tedesche, ma già facendo pochi chilometri su questa autostrada abbiamo incampato, anche se in realtà sapevo che era qua vicino, il circuito di Hockenheim, e a questo punto abbiamo abbandonato anche l'autostrada dove stavamo girando e ora siamo nelle campagne tedesche alla ricerca del circuito a destra. Questo qua è parcheggio numero 1, il parcheggio 9 è tipo a 10 km da qua e ce l'abbiamo fatta. E siamo arrivati davanti A Hockenheim. Ora vediamo se si può entrare da qualche parte. E questa è una delle tribune che c'è sul circuito. Il circuito oggi non si può vedere perché stanno preparando per il concerto di Bruce Springsteen. Chissà, magari ci vedremo un'altra volta. Ma non tutto è perduto. Se vi ricordate il nostro video dell'anno scorso, quando andavamo in Danimarca, arrivati più o meno vicino a Francoforte, avevo indicato delle colline boschive sulla sinistra dicendo da quella parte c'è il circuito di Nürburgring e magari, chissà, un giorno andremo anche noi a fare un giro. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna È incominciato un vento piuttosto forte che poi è anche indicazione che ci stiamo avvicinando all'Olanda. E mentre le pale eoliche continuano la loro danza, no, questo l'ho già detto l'anno scorso, vabbè. E perché quest'anno abbiamo scelto Olanda? Principalmente ci sono due motivi. Eh sì, perché ci sono alcune cose che non abbiamo proprio visto, come per esempio l'isola di Texel, e poi ci sono le cose da approfondire, come il famoso parco De Hoge Veluwe e ancora un po' di cosettine che vediamo lungo la strada. Ma poi c'è un altro motivo, quest'anno abbiamo soltanto 15, va per dire, Sì. soltanto 15 giorni a disposizione perché vogliamo andare a trovare la nostra famiglia tra qualche settimana insieme alle ragazze. E visto che in Olanda non esiste la sosta libera se non ti prendi qualche rischio, abbiamo deciso di andare in Olanda in quanto per 15 giorni, anche se paghi le soste, diciamo, non ti costa proprio un rene. E perché andare in Olanda? È un paese incantevole che ha di tutto. Partiamo dalla costa, è praticamente uguale alla costa ovest della Danimarca, interminabili spiagge di sabbia. Poi trovate tantissimi paesi rimasti immutati nel tempo, paesi dei pescatori, dei formaggiai come Alkmaar, Edam, Volendam, Marken. Lì vicino trovate anche dei, chiamiamoli etnomusei, che può essere Zandschansky, io pronuncio sempre malissimo, oppure un po' più a sud Kinderdijk. E Amsterdam
ma anche altre città hanno un'architettura incredibile, ma in più Amsterdam è veramente un centro culturale incredibile, e non soltanto perché c'è il Van Gogh Museum, ma anche il loro museo nazionale, il Rijksmuseum, è veramente da visitare. A me veramente mi sembra una roba da ragazzini, tutte le volte quando nomini Amsterdam incominciano con i sorrisini, cioè, ma non è che tutti vanno in Amsterdam per quella roba lì. Poi ci sono anche dei parchi nazionali. Domani andremo a visitare, magari voi lo vedete settimana prossima, De Hoge Veluwe, che al suo interno contiene anche un museo. Il museo di Helen Kröller-Müller. E cosa c'è nel museo lo vedrete settimana prossima. Stiamo arrivando sopra un punto panoramico incredibile. Spero che riuscirò a fare qualche ripresa, anche perché è cominciato a piovere. Quello era Mosella, e la valle del fiume Mosella è assolutamente da fare, prima o poi. Anche la strada che porta verso il circuito è praticamente immersa nel bosco, come il circuito stesso. La pista incomincia a vedersi chilometri prima di arrivare davanti all'ingresso principale, ma è ovvio perché il vecchio circuito misura più di 20 km. E ora cerchiamo di capire cosa possiamo fare, cosa possiamo vedere. Ma una cosa purtroppo la sappiamo ormai di certo: fino a qualche anno fa si poteva girare con il camper dentro il circuito, ma dopo l'hanno proibito, nonostante noi entriamo in alcune delle loro misure, ma essendo il camper non è più possibile. Oh. Che dici, c'è un po' di vento? Pochino! Andiamo prima a chiedere informazioni di cosa possiamo fare. Purtroppo ci hanno confermato che con il nostro van non possiamo scendere in pista essendo immatricolato camper, ma ci hanno addirittura sconsigliato di fare anche backstage tour in quanto c'è una importantissima gara ciclistica, ma ci hanno detto che se andiamo sul ponte possiamo salire sopra i box, e noi ci siamo promessi di cercare un modo per scendere in pista. E ci troviamo proprio sopra il box, e qui giù c'è prima fila! E come dicevamo prima, oggi c'era una gara delle bici sul circuito. E siamo riusciti a intrufolarci dove c'è la gara delle bici. Magari riusciamo a entrare in qualche box. Guarda, qui entrano tutti, andiamo anche noi. Oh, qui si mangia. Hanno utilizzato i box per fare il ristorante. Oh, stiamo arrivando in pista. Sembra che ce l'abbiamo fatta, non ci credo. E loro stanno per partire. E siamo dentro i box, e quando non c'è niente è una struttura completamente vuota. E dopo aver mangiato immancabili würstel, Quando sei in Germania, siamo andati a Ringwerk, che è una cosa in mezzo tra museo e mini parco divertimenti. Come siamo entrati, siamo riusciti a vedere l'ultimo spettacolo del cinema 4D, che in realtà è un normalissimo 3D con un po' di effetti che ti bagnano. Ci si bagna, il vento, insomma una storia su una gara 24 ore tipo Le Mans, ma sì. qua Ma non 24 ore di Nürburgring. È bello rivederlo, anche se soltanto in questo modo. Potete anche guidare in pista. Vediamo se riesci a fare la curva. Vediamo come si sta in una Formula 1. Oddio, è profondissima. Si sta sdraiati. Entro così e poi vedi, cioè, e poi se uno è dell'altezza mia
Ma che cavolo fa qua? All'interno troverete anche un bel po' di bolidi, sia quelli d'epoca che quelli più recenti. Leclerc, cambio gomme! È arrivata l'ora del pit stop. Non poteva fare giro della pista, ma fare pit stop. Sì. E ci siamo allontanati perché c'è un rumore infernale. Sembrava una cosa semplice, ma a un certo punto non entrava dentro e non è che si esitava come nella Formula 1, che io pensavo che era così, fa 2 giri e ti rimaneva il dado dentro, anche perché le istruzioni erano in tedesco. E c'è anche il camion per trasporto bolidi. Ma ora basta lamentarsi. Nel museo inoltre troverete una marea di macchine, sia d'epoca che da corsa. Oh, ma questa è della Sabine Schmitz. E ovviamente non poteva mancare una parte del museo dedicata a Sabine Schmitz, considerata la regina del Nürburgring. Noi l'abbiamo conosciuta tramite Top Gear. Ora andiamo a vedere che cos'è Motormania. Oh ragazzi, ma qui si spara. E abbiamo fatto anche attrazione, spara tutto, dai, non è la malvagia. La pistola faceva il suono di una papera quando faceva sparare. E sono partiti! Vediamo chi va a vincere questa volta. 3 concorrenti sono finiti fuori pista, ma il nostro concorrente sta riguadagnando il terreno. Eccolo che si presta a superare, eccolo! Così stai arrivando al traguardo. Il primo. E dopo il simulatore dei camion c'è anche quello della Formula 1. Qua potete anche girare con i kart. E cosa dire, noi ci siamo veramente divertiti tra la pista e il ringwerk, museo e tutto quanto. A questo punto siamo veramente cotti. Andiamo nel camper, prendiamo un caffè, facciamo gasolio prima dell'Olanda, stavo per dire Norvegia, prima dell'Olanda, un po' sono fuori perché costa qua un po' meno, e troveremo anche un posto dove dormire proprio prima della frontiera, perché come abbiamo detto in Olanda non si può dormire fuori dalle aree soste dei campeggi, quindi approfittiamo finché si può. Non abbiamo capito se questa è una montagna russa, l'abbiamo vista dentro il circuito e adesso da fuori. E si vede che ci stiamo avvicinando all'Olanda, c'è un vento pazzesco. Veramente dobbiamo dire grazie alle nuove sospensioni, perché la differenza è incredibile. E siamo arrivati al lago Vizé. Ma non sono convinta che andremo a vederlo, se avremo le forze. Ma comunque questo è un parcheggio dove, per quanto abbiamo capito e come abbiamo parlato con i nostri nuovi amici tedeschi che abbiamo appena conosciuto, è possibile pernotare, perché loro lo stanno già facendo. E anche se siamo qui accanto praticamente è un campeggio, ma quello che abbiamo scoperto è la cosa che ci sta sconvolgendo più di tanto, perché volevamo passare una serata piuttosto tranquilla dopo tutto quello che è successo negli ultimi 2 giorni, ma ahimè ci siamo fermati proprio davanti a un Biergarten e alla fine mi sa che ci tocca. E rimanete con noi, perché settimana prossima entreremo nell'Olanda e andremo a visitare il villaggio più pittoresco e instagrammabile d'Olanda. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.